Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, un evento straordinario sta per succederti nelle prossime 72 ore. Rampa di lancio, un evento straordinario, fuori dall'ordinario. L'ordinario inteso come concezione di un sistema razionale, devono andare le cose in un certo modo, qualcosa di shock per la tua coscienza, straordinario, fuori dall'ordinario, che ha a che fare con le corde della tua anima. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Per farlo utilizzeremo oggi come oracoli principali il regno della chiara luce, dei Sefirion e l'Angelion, ok? Come oracoli di partenza. Allora, quale evento straordinario sta per accaderti nelle prossime 72 ore? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, abbiamo tre varianti, le potete sentire anche tutte e tre o più di una, sapete, lasciatevi ispirare ragazze mie e ragazzi. Per tutte le ragazze che hanno per la prima volta stanno seguendo i tarocchi interattivi, metto il minutaggio sotto all'info box per ogni variante, ok? Allora, abbiamo la prima variante del fiocco verde, fiocco rosa fucsia, fiocco azzurro. Allora, che cosa ti sta per accadere di straordinario, un evento straordinario nelle prossime 72 ore? E partiamo dalla prima variante, il fiocco verde. Allora, non vedo l'ora di vedere pure io. Allora, ho avuto questa ispirazione e quindi è proprio, sapete, io sono il canale del karma e del dharma, quindi va bene. Allora, vediamo un po'. Fiocco verde, partiamo dal regno della chiara luce. Vediamo un po' l'energia che si aggira intorno a questo evento straordinario. Prossime 72 ore. Qual è l'evento straordinario che sta per accaderti nelle prossime 72 ore? Prima. Vediamo che energia c'è intorno. Qual è l'evento straordinario che sta per accaderti? Ok, voilà. Andiamo a vedere che energia gravita intorno a questo evento straordinario. A livello di coscienza. Giustizia, forza correttiva. Sei forte, non disperdere, incanala, equilibrio per te e verso gli altri, gentilezza nella forza, qualcosa che mette in equilibrio qualcosa che stavi chiedendo. Giustizia, forza correttiva, qualcosa di propulsivo che arriva per mettere ordine, per fare giustizia nella tua vita, nelle prossime 72 ore. Poi andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Qualcosa che mette giustizia, forza correttiva corrispondente anche al coraggio di mettere giustizia, di mettere in equilibrio le cose. La giustizia divina entra in gioco a tuo favore. Vediamo cosa dice l'Angelion. Forza indomita, volontà femminile, di nuovo, Ignis, forza indome, forza, volontà femminile. Allora, qua c'è qualcosa che scompiglia tutta la parte ordinaria, a favore dell'anima, a favore del femminile, a favore qualcosa di boom. Si mette ordine laddove c'era troppa razionalità. Qualcosa che con il fuoco del drago, qua il drago distrugge i costrutti ordinari per dare vita a qualcosa di sconvolgente e meraviglioso per l'anima. Non ho idea proprio di cosa si tratta, andiamo a vedere subito. Qualcosa di sconvolgente per la mente razionale a vantaggio dell'anima. Qualcosa di sconvolgente a livello razionale a vantaggio dell'anima. Andiamoci a mettere altri oracoli, poi ci facciamo i tarocchi.
evento straordinario nelle prossime 72 ore, fiocco verde, evento straordinario, credo che abbia a che fare anche con la tua volontà femminile, anche se sei uomo, la volontà femminile è la volontà proprio di quella forza che non te la dà il maschile, te la dà il femminile. Vediamo, evento straordinario nelle prossime 72 ore. L'abbraccio del matto, trasformazione del dolore. C'è una trasformazione netta del dolore. Allora, questa cosa che accade ha a che fare con una trasformazione netta del dolore. Che vuol dire questa cosa? Che vuol dire trasformare il dolore? È quando tu hai accolto il Dio che c'era dietro a quel dolore, che può essere uno stato psicofisico, può essere uno stato psichico, uno stato fisico, una somatizzazione. Prenderai forza da un dolore che hai attraversato ed è come se tu avessi incamerato il favore del Dio che si celava dietro a quel dolore. Come vi insegno sempre, lo dico per le ragazze nuove, ogni evento che succede sotto forma di evento, ogni evento è un'entità, un Dio, una divinità. Quindi è come se tu avessi tratto forza, ti fossi guadagnata il favore del Dio di un dolore che hai provato. E succede qualcosa che ha a che fare con un premio rispetto a questo. Va bene, vediamoci ancora. Metto un altro sciamano, anzi no, non voglio mettere lo sciamano adesso, l'altro. Voglio mettere la porta. Un evento straordinario prossime 72 ore. Evento straordinario prossime 72 ore, fiocco verde. Esci dalla porta della prigione. Guarda ragazzi, qua più livelli, non mi stanno specificando, adesso andiamo a vedere i tarocchi. Qua stavi vivendo in una confusione mentale, in qualcosa che ti sentivi imprigionata o imprigionato. Può essere di varia natura, adesso non lo stiamo ancora specificando. Qualcosa per cui ti sentivi imprigionata, queste sono tutte le barriere del mentale, no? Il mentale, il iperazionalismo, la morale, giusto, sbagliato, essere attanagliati da ciò che è giusto, da ciò che è sbagliato, secondo una morale corrotta che abbiamo tutti all'interno e quindi non saper che cosa pensare o cosa fare. Esci fuori da sta roba qua. C'è una trasformazione, un uscire fuori, una sorta di miracolo e arriva da dentro di te questa cosa, E poi ovviamente si palesa all'esterno sotto forma di manifestazione del potere che hai acquisito del Dio, no? Sotto forma di eventi funzionali a quello che hai evoluto all'interno. Ok, andiamo già mi stanno scusate. Vediamo con i tarocchi subito che qua si tratta. Evento straordinario nelle prossime 72 ore. Evento straordinario nelle prossime 72 ore. Cosa ti accade? Qual è questo premio karmico? Evento straordinario. 9 di bastoni. Siamo stanchi qua. Re di bastoni. 3 di spade. Ti metti alle spalle un dolore con una persona qua. Io credo che sia a livello affettivo. 3 di spade, quindi mi sta dicendo che qua c'era una situazione che non avanzava con una persona o una situazione che ti ha dato tanta stanchezza con una persona a livello affettivo, o una persona non ha messo sforzo e impegno o comunque una chiusura con una persona, qualcosa che sta rotto con una persona. Ti metti alle spalle questo dolore, un evento miracoloso per te. Guarda, 4 di bastoni. Vediamo un po' ancora evento miracoloso, questo evento miracoloso, evento straordinario, 2 altre. 8 di spade. La stella. Madonna, bellissimo, lo sapevo. Qua c'è la sanazione, è un evento straordinario perché qua c'è la sanazione delle dinamiche che hanno impedito
la guarigione emozionale rispetto a una persona con la quale o c'è blocco, o qualcosa si è rotto, o c'è silenzio, o la situazione c'è la frustrazione. La stella. La stella è la carta della sanazione delle dinamiche emozionali e anche la realizzazione della tua forza indomita femminile, anche se sei uomo, cioè guardare al di là della frustrazione mentale, dell'iperrazionalismo. C'è scusami, l'equilibrio in questo arriva. Qua c'è un asso di denari, 5 di spade, 5 di denari, guarda quanti 5, guarda tutto cambiamento. Qua c'è una situazione che era ferma, qua c'è una situazione che era ferma. Qua c'è anche il re di spade, il re di spade, non la regina di spade. Qua c'è una situazione ferma a livello emozionale. Una situazione, può essere anche una persona a te cara che non è una tua persona di interesse, perché parliamo a più livelli. Evento straordinario. Qua in una situazione emozionale che non avanzava, che ti ha fatto sentire non meritevole, che ti ha dato tensione, o una situazione non avanzava e ti ha dato tensione, asso di denari. Asso di denari, c'è un'opportunità in concreto. Mi può parlare anche di lavoro, però comunque c'è qualcosa che viene sanato in modo radicale in questi 3 giorni. Adesso vediamo qual è l'energia della stella. Il 4 di denari, equilibrio emozionale, la temperanza, equilibrio emozionale. Ancora, qual è l'energia della stella? 10 di bastoni. Guarda, qua mi stanno dicendo che hai vissuto una situazione pesante di natura emozionale, una cosa che non avanzava. Io credo che ciò che non avanzava aveva a che fare con le situazioni della 3D sicuramente, dei fatti, ma a livello emozionale ciò che non avanzava era il tuo guardare con occhi diversi le cose e far uscire una forza indomita che darà la buona stella in queste circostanze di questi 3 giorni. Ora andiamo a vedere se sul piano cosa accade. Vediamo un po' se sul piano affettivo ci mettiamo queste carte qua. Allora, sul piano affettivo cosa accade in queste 72 ore? Io ti dico già, prima di dire sul piano affettivo, se su un altro piano, per esempio i bastoni, la stella anche di realizzazione di progetti lavorativi, c'è un'opportunità in concreto, qualcosa che non avanzava perché tu hai speso tanta energia e non riuscivi a vedere via di uscita. C'è un'opportunità in concreto, un evento eccezionale grazie alla tua forza indomita femminile, anche se sei uomo. Cos'è la forza del femminile? La forza di avere il coraggio. Vediamo sul lato affettivo, evento straordinario, prossimi 3 giorni. Praticamente in buona sostanza qua a livello emozionale ti togli da dosso proprio una situazione di non riuscire a vedere via d'uscita, sanazione, la buona stella è dalla tua parte, te ne accorgerai, tanto poi mi fate sapere. Vediamo. A livello affettivo, amore palpitante. Amore palpitante, una persona ti fa una sorpresa. Se a livello affettivo una persona ti fa una sorpresa, non so se è questa persona, può anche essere questa persona. Una persona ti fa una sorpresa a livello affettivo. Andiamoci a chiarire l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Amore palpitante. Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Energia di questa persona nei tuoi confronti. L'asso di denari, guarda ragazzi, è uscito prima. C'è un'opportunità in concreto nelle prossime 72 ore. A livello amoroso, affettivo, opportunità in concreto. Questa persona ancora nei tuoi confronti, quindi asso di spade. Guardate, ci sono 2 assi, ragazze. Opportunità in concreto e te lo dirà. Chiamate inizio, nuovo inizio. Ok. Energia di questa persona nei tuoi confronti, cavallo di spade, sono comunicazioni improvvise, arriva all'attacco, tu non lo vedi arrivare, non te lo aspetti. Cioè, più forte di questa, veramente una stesa fortissima, tanto poi mi fate sapere.
Qua sono forti i segni coinvolti, ma al di là del segno, ragazzi, se avete scelto questa è questa, Ariete, Leone, Sagittario, Sole ascendente, Acquario, Sole ascendente. Mm. Ok, andiamo a specificarci, voglio mettere un'altra carta di queste. In questo evento straordinario, qual è l'archetipo dominante? In questo evento straordinario, nelle prossime 72 ore, qual è l'archetipo dominante? Ninja magica, qualcosa di magico, grazie al tuo potere femminile, ripeto, anche se sei uomo, qualcosa di magico accade, qualcosa che hai sognato, che hai lasciato l'universo che facesse il suo corso. Vedrai tutte le cose, vedrai in tutte le cose il potenziale della bellezza santa. Credere che tutto è possibile. In questi 72 ore crederai che tutto è possibile per quello che ti accade. Guarda, una stesa bomba, eh? È una stesa bomba. Vediamo un attimo con dove stavano? Dove stanno queste? Sì, volevo vedere ancora sull'energia di questa persona con queste. Allora, per alcune ragazze, ripeto, ragazzi, può essere una persona nuova, peraltro una persona con la quale c'era questo blocco, qualcosa era rotto, Vediamo. Allora, voglio vedere i sentimenti nel cuore, cosa c'è di questa persona per te. 6 di denari, per alcune vuole mettere giustizia, 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 riequilibrare le cose, vuole intendersi con te, venirti incontro. L'appeso, forse ha cambiato prospettiva rispetto ad alcune cose accadute, ti dichiarerà l'amore, cavaliere di coppe. Questa è una persona che può essere stata ferma alla questione per altre situazioni esterne, oppure è una persona che, se è una persona nuova, è una persona che da tempo non si apriva all'amore, e qua c'è una dichiarazione, cavaliere di coppe, cavaliere di spade, va bene? E vediamo adesso, vediamo. Io voglio vedere la tua energia nei confronti di questa persona. La tua energia nei confronti di questa persona, come stai tu? La tua energia nei confronti di questa persona. La tua energia nei confronti di questa persona. Anche tu c'è l'asso di denari, guarda, asso, 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 anche tu vuoi questa opportunità, Anche tu c'hai l'asso di denari. 5 di spade. La tua energia. 6 di coppe, tu non vedi l'ora di fare questa cosa. Se è una persona che già conosci, per alcune è una persona che già conoscete perché è uscito il 6 di coppe, e nonostante della tensione o mancanza di comunicazione per cui questa opportunità era bloccata, c'è un recupero della connessione. Se è una persona nuova, per molti è una persona nuova, ti ho detto, ti darà un'energia molto preziosa del 6 di coppe, facendoti riconnettere alla tua bambina interiore. Qualcosa di meraviglioso sta per accadere, già questo è forte energia femminile, anche se sei uomo, ripeto. Quindi ragazzi, è una stesa bellissima, vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sempre sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Con tutti questi assi, questa persona cosa ti dirà esattamente? Mi fai perdere il controllo. Mi fai perdere il controllo. Gli fai perdere il controllo. Cos'altro? Io non mi abbasso a mercanteggiare. Questa persona vuole tutto. Cioè, nel senso, non mi abbasso a mercanteggiare. Non voglio tutto, vado e me lo prendo. Ok, te l'ho detto pure il cavaliere di spade. Cos'altro ti dirà questa persona? Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Questa è una persona che sarà pazza di te o è pazza di te. Nessun'altra persona da quando ti incontra, da quando ti ha incontrata, ha la stessa valenza di quello che sei tu. Compari con una forza indomita potente. Ok, vediamo qual è il consiglio sciamanico per te in questa situazione affinché gli eventi si predispongano sempre a tuo favore. Vediamo un po', qual è il consiglio sciamanico per te
in questo evento straordinario. La freccia, sii determinata. La freccia ti dice: tu scaglia ciò che vuoi scagliare, no? C'è il tuo intento, e non ti preoccupare come l'universo farà arrivare quella cosa. La freccia mi dice tutti questi assi, un po' l'asso di spade anche, un po' come la lama di questo mazzo, ma soprattutto la dicitura della freccia ti dice: tu esprimi il tuo intento e non ti preoccupare come arriverà a destinazione. Va bene? Mi dice anche che questo è anche il resoconto di quello che abbiamo letto. Molti di voi hanno già espresso un intento e ti arriva secondo i dettami della tua anima, secondo come la tua anima vuole, che molte volte è diverso dalla tua mente, ma è per il tuo massimo bene. Qualcosa anche che hai attraversato magari non era come la tua mente lo voleva, ma era giusto così, perché altrimenti questo miracolo non accadeva. Sii determinata, non ti preoccupare come l'universo fa andare le cose a tuo favore, perché quando ti arrivano sono sempre a tuo favore. Va bene? Wow, ragazze mie, ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo in queste prossime 72 ore. Passo alla seconda variante, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante, e andiamo a vedere questo evento straordinario nelle prossime 72 ore. Allora, partiamo con il regno della chiara luce e gli angeli, no? Per vedere l'energia che gravita intorno a questo evento straordinario. Evento straordinario nelle prossime 72 ore. Evento straordinario. Qual è l'energia che gravita intorno a questo evento straordinario? Una, due, evento straordinario, prossime 72 ore. Allora, mettiamo queste qua. Ok, allora, evento straordinario nelle prossime 72 ore. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Splendore, gloria, intelletto, una gloria. Lascia che i tuoi talenti risplendano, sei luce anche per gli altri. Ha a che fare con il tuo talento. Doni, con un tuo dono, una tua qualità. Ci sarà una gloria per quanto riguarda una tua capacità. Un fervore, una gioia, una gloria per quanto riguarda una tua capacità, un tuo talento, una tua dote. E ti dice: sei luce anche per gli altri, farai risplendere i tuoi talenti, sei luce anche per gli altri. È come se ti venisse data una standing ovation da parte degli altri per un tuo talento, una tua dote. Ok, vediamo ancora il vuoto. Là. Questa stesa definisce un punto e a capo. Verrai riconosciuta per un tuo talento, per una tua dote, per una tua qualità dagli altri, va bene? Gli altri ti faranno da specchio a qualcosa che tu hai integrato all'interno e sta uscendo come qualità o talento. Questo a cosa porta? A fare il vuoto del passato, dal vuoto al tutto, come dicono i buddisti, tutto è vacuità. Tutto è vacuità, è un concetto sottilissimo e difficilissimo da capire per la mente razionale, cioè dice che il tutto è contenuto nel vuoto. Da questa cosa che succede in questi giorni, tu avrai la possibilità di creare coscientemente sulla base del tuo talento. Quindi già mi sta parlando di qualcosa che ha a che fare con un tuo talento, può essere anche, come tantissime che guardate, mi chiedete sempre l'amore, no? Come è giusto che sia, ma anche il lavoro, no? Il talento. Qua mi parlano di un talento, può anche essere un talento amoroso, vabbè? Che poi l'amore è amore in tutto, è il talento l'amore, no? E la tua capacità di sentirti unica, unico. Ecco, questa è la variante in cui tu ti sentirai unica, unico, un essere unico, inscindibile dal divino. E questo ti permetterà di creare una nuova realtà che è alla base della tua luce. Mamma mia, mi fermerei anche qui.
Vediamo un po', andiamoci a mettere lo sciamano. Questo però, vediamo. Un evento straordinario nelle prossime 72 ore. Evento straordinario nelle prossime 72 ore. La variante del fiocco rosa. Il giardino di Venere, riposo e rinnovamento. Venere ha a che fare con la bellezza. Questa è una carta bellissima, tutta viola, viola, verde, ha a che fare col sesto chakra, con la visione, le farfalle. C'è una rinascita per quanto riguarda il tuo talento, soprattutto ciò che ha a che fare con la tua visione creativa. Qualcosa di meraviglioso accade, che ti permetterà finalmente di dire ce l'ho fatta e ti puoi riposare, rinnovare. Venere, ripeto, ha a che fare con sia il talento amoroso, ma l'amore per il tuo talento, mi hanno detto, che può essere anche la conquista di sentirti unica o unico, va bene? Fammene mettere un'altra. Evento. La rivelazione, il sentiero non segnato, che ti ho detto, il sentiero non segnato, dal vuoto al tutto, qualcosa che ti permetterà di creare sulla base del tuo talento, sulla base della tua luce, avrai una rivelazione ci sarà, ed è proprio la stessa che stiamo facendo, un evento straordinario, una rivelazione. Mettiamoci un altro oracolo, poi ci facciamo i tarocchi. Allora, un evento straordinario nelle prossime 72 ore. Un evento straordinario nelle prossime 72 ore per te. L'arcobaleno. Allora, l'arcobaleno mi parla di un momento, se hai vissuto un momento di trasmutazione interna che la tua mente razionale ha giudicato negativo, si esce l'arcobaleno. C'è qualcosa di, si sistemano delle cose con l'arcobaleno. Questa è la carta che mi parla, il 17, anche la stella, la risoluzione, la sanazione, avrai una rivelazione che mi parla di un aggiustamento delle cose. L'arcobaleno, finalmente l'arcobaleno, dopo che ha piovuto tanto, la pioggia, seppur a livello emozionale ci genera qualcosa, no? di grigio, ma la pioggia cosa fa? La pioggia fertilizza il terreno, mentre la mente razionale dice a che momento brutto sto passando, tu stai fertilizzando il terreno affinché tu possa avere la rivelazione del tuo talento e si faccia il vuoto, dal vuoto al tutto. Wow, voglio vedere subito con i tarocchi che cos'è questa cosa meravigliosa, veramente meravigliosa. E ci mettiamo per l'occasione le carte della dea, ovviamente, i tarocchi della dea. Vediamo, allora, un evento straordinario nelle prossime 72 ore. Evento straordinario nelle prossime 72 ore. Di cosa si tratta? Evento straordinario nelle prossime 72 ore. 2 di denari. 2 di coppe. L'imperatore. Ci picchia. Ok, mettiamo le 2 altre. La torre. Il matto. Che energia porta il matto? Il diavolo. Che energia porta l'imperatore? La regina di spade. Molti di voi incontrano un amore nuovo che vi sconvolgerà, una persona che metterà sforzo e impegno, perché qua mi dicono che c'è stata la rottura di una situazione con una persona e vi siete messi alle spalle questa situazione, seppur non riuscendola a digerire ancora totalmente. Arriva una persona che energia è il matto e il diavolo, una persona che vuole ottenere assolutamente qualcosa con te. Io ti vedo che è come se qua c'è l'anziana di spade che è corrispondente anche al re di spade, no?
Però in questo caso ho preso questi tarocchi apposta, come se tu avessi, c'è una donna anziana che insegna alla gioventù, come se tu hai le idee lucide e chiare per andare a capire veramente chi è la persona che ha il tuo stesso potenziale. E qua c'è una persona che non si arrende nell'ottenere questo amore con te. Per molti è una persona nuova nelle prossime 72 ore. Peraltro è una persona che avete conosciuto da poco ma avevate dei dubbi perché non riuscivate a mettervi alle spalle una situazione emozionale difficile con un'altra persona. Peraltro è la stessa persona che vuole ottenere con te una risoluzione. Mi stanno parlando d'amore, anche se qua mi dicevano talento, però adesso lo andiamo ad analizzare anche il talento, perché c'è il 2 di coppe, mi parlano di affetti. O qualcuno che era in dubbio e non ha più dubbi e con determinazione arriva da te, o tu che non hai più dubbi e con determinazione risolvi qualcosa con questa persona. Fatto sta che qua c'è qualcuno che ha una forte determinazione a andare incontro a questo 2 di coppe con te. Fammi vedere energia positiva. Il carro. È successo, una persona che si muove nei tuoi confronti, l'amore che muove verso di te, assolutamente l'amore che muove verso di te. Vediamo un po' energia negativa. 7 di denari, eri stanca di attendere, di aspettare. E qua arriva di punto in bianco, eri stanca di attendere, di aspettare, avevi perso un po' la pazienza e qua arriva quello che ti ho detto. O una persona determinata a conquistarti assolutamente con le idee chiare, oppure la stessa persona con la quale è successo qualcosa, qua c'è stata una rottura per dei dubbi che aveva questa persona, oppure qualcosa che tu dovevi ancora macinare per dire sì a questa persona qui, oppure una persona nuova, ripeto, quindi qua siccome abbiamo la rivelazione avrai rivelato questo, eri stanca di attendere, stavi perdendo la pazienza, ti si rivelerà questo. Tra l'altro il giardino di Venere già mi parlava di amore, riposo e rinnovamento, finalmente c'è un rinnovamento, dal vuoto al tutto, c'è un punto e a capo, va bene? Ok, questo per quanto riguarda l'amore marcatissimo, marcatissimo. Voglio ancora vedere una cosa. Su questa persona voglio metterci le altre carte. Per quanto riguarda questo imperatore, qual è l'energia di questo imperatore nei tuoi confronti? Imperatore diavolo, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? 5 di denari, la luna, 8 di spade. Qua c'è questa persona che aveva un'energia di frustrazione per quello che non ti ha detto. Non si è comportata bene questa persona con te, sei una persona che già conosci, un'energia di frustrazione, di blocco mentale per delle cose che non ti ha detto o per della gelosia, si è sentito geloso e non te l'ha detto, ti ha nascosto qualcosa, questa persona si sentiva bloccata nei tuoi confronti. Fammi vedere ancora sull'8 di spade, perché l'8 di spade? 5 di coppe, arriva la persona con tanto di pentimento che tu non te l'aspetti, perché? Perché è un imperatore, non ti aspetti, questa persona ha molto pentimento nei tuoi confronti e si sentiva bloccata per il pentimento. Questo se è una persona che già conosci. E vediamo un po' qual è l'energia tua nei confronti di questa persona. Il diavolo, 5 di bastoni, qua avete discusso per terze persone forse, e l'imperatrice. L'energia tua nei confronti di questa persona è che si fa come dico io, mi sono resa conto che questa persona ha potuto sbagliare per comportamenti tossici oppure disonesti, io adesso guardo ai miei interessi, io ti vedo sul trono, quindi se questa persona è una persona che già conosci, io vedo che ci sono state discussioni con questa persona per comportamenti o egoistici o manipolatori o per terze persone, e comportamenti egoistici che ti hanno dato, come se non ti avesse tenuto in conto questa persona quanto meritavi, ti sei messa sul piedistallo e adesso questa persona è molto pentita. Rivelazione, boom, entro 3 giorni, va bene?
Se è una persona nuova, questa è una persona che metterai alla prova. E soprattutto non solo che metterai alla prova, è una grande soddisfazione personale per te, perché ricordiamo splendore, gloria e intelletto, lascia che i tuoi talenti risplendano, sei luce anche per gli altri. Questa è una persona che valorizzerà il tuo essere imperatrice, anche se sei uomo, il tuo essere imperatrice, imperatrice, imperatore. Qua c'è un grande potenziale di coppia, imperatrice e imperatore, sono molto affini. E di conseguenza qua c'è una grande lezione che imparerete entrambi, tu quella di risplendere in modo autonomo e questa persona di essere al servizio di una persona che splende così tanto. Sei una persona nuova, Se è una persona nuova non se l'è passata bene ultimamente a livello emozionale, però con te è come se qua c'è il potenziale, come se avesse trovato la persona perfetta. Ok, siccome mi parlavano anche, adesso completiamo l'amore un attimo, poi voglio vedere sul talento, come mi avevano messo talenti, in amore per te, quindi sorpresa, bomba, evento straordinario, amore fuggitivo, vedi qua c'è una lei che scappa, amore palpitante, Nausicaa, ti lascerai corteggiare, avrai molta soddisfazione. Se è una persona che già conosci, inizialmente qua tu sfuggi un po', o c'è stato l'amore fuggitivo, tu eri stanca di aspettare questa cosa, che questa persona non si decideva. Amore palpitante, ti farà una sorpresa. E Nausicaa è la carta di colei che si lascia corteggiare e che soprattutto fa anche intendere che non è l'unico corteggiatore lui, va bene? Perché sei imperatrice. Così anche se una persona nuova, inizialmente tu ti lasci proprio corteggiare, ti fai fare dei doni, regali, no? Cioè ti lasci corteggiare. Nausicaa è proprio tu vedrai il tuo valore splendere con questa carta qui. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Imperatore e imperatrice. Questa persona si dà conto che siete affini, una coppia sacra, cioè potete veramente essere presenti in ogni cosa che fate, il sacro. Insieme cambieremo il mondo, cambierete l'approccio alla relazione, darete un esempio al mondo con la vostra luce. Questo è quello che sente questa persona. Cos'altro? Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi, la torre, ricordiamo. Io sono il padrone della mia anima, è una persona che prende risolutezza, una persona risoluta che prende risolutezza. Cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Se è una persona che già conosci, questa è una persona la tua assenza ha lavorato nello spirito di questa persona. Se è una persona nuova, questa persona non può più stare senza l'essenza che tu gli riporti. Ok, qua abbiamo forti segni dell'Ariete, Acquario, Gemelli, Bilancia, Toro, Capricorno, Cancro, Cancro. Questi sono i segni marcati, ma al di là del segno io lo dico come una cosa aggiuntiva, e questo è il senso, ok? Adesso, siccome mi hanno messo i talenti pure, voglio vedere un attimo sui talenti cosa mi dicono. Ci mettiamo queste carte qua sul talento. Vediamo cos'altro hanno da aggiungere sul talento. Quindi evento bomba, evento straordinario. Cosa avete da aggiungermi sul talento? Cosa vuol dire quella carta sul talento? Evento straordinario nei prossimi 3 giorni. Due di denari di nuovo, vedi? 2 di denari, 2 di denari. Qua ti vedo molto occupata, a livello per esempio lavorativo, ti vedo occupata o dover fare una scelta. Vediamo sul talento, cosa mi dite? Una scelta, gli amanti di nuovo. La carta della scelta. E 2 di bastoni. Non ci posso credere, tutte e due. Qua io ti vedo in dubbio su che scelta fare.
Che energia porta il 2 di bastoni? L'8 di spade. Allora, mi rimarcano sia una condizione amorosa, sia una condizione non solo amorosa, relativa a una tua dote, a un tuo talento, che poi si può riversare anche in altri ambiti della tua vita. Ho voluto fare questa ulteriore stesa per vedere se mi marcavano il lavoro. Non me lo stanno marcando, mi stanno dicendo che rispetto alla tua capacità decisionale sulla base di chi senti di essere, che poi si riversa anche nelle altre sfere della tua vita. Allora tu prenderai una decisione in questi giorni che sarà foriera di grandi cambiamenti, non solo a livello emozionale, sentimentale, ma anche sulle altre sfere della tua vita. Prenderai decisioni che hanno a che fare con la tua luce, il fatto di meritare, di sentirti di meritare, di voler fare punto a capo nelle cose. Con questo ti liberi dall'8 di spade, che sono catene mentali che non vedi, e prenderai decisioni sulla base, come ci insegnano anche gli amanti, soprattutto gli amanti, come ci insegna anche Jodorowsky, sulla base del tuo impulso interno, non facendoti soggiogare dagli aspetti mentali. E di questo tu ne vedrai prova negli atti, nei fatti, anche in altre circostanze. Ti daranno il riconoscimento del tuo valore per queste scelte che farai. Mettiamone due altre. Sul talento, evento straordinario, asso di bastoni e 7 di bastoni. Guarda, riuscirai a superare degli ostacoli prendendo una decisione, ostacoli anche a livello non solo lavorativo, con l'asso di bastoni e 2 di denari. Mi parlano sia di lavoro che di cose che possono intromettersi e darti dei dubbi. Tu me li superi questi dubbi, questi ostacoli. Potresti vedere dei dubbi che ti sono dati dalla mente, però facendo appello al tuo potere personale, tu mi supererai questi ostacoli. Che energia porta il 7 di bastoni? 2 di spade, guarda quanti due. Allora, chiarissimo, qua ci sono una marea di dubbi per quanto riguarda il tuo potere personale. 2, 2, 2, 2, 2. Una marea di dubbi per quanto riguarda il tuo potere personale, cioè ci credo nel mio potere personale, funziona? Asso di bastoni. Allora la risposta è quello che ti arriva a livello straordinario, oltre alla parte emozionale, è che tu con la ferma decisione in ciò in cui credi superi i tuoi dubbi e non ti vedi arrivare è come se superi i tuoi dubbi, fai questa scelta e quello che non ti vedi arrivare è il miracolo, perché la mente non te lo fa vedere. Vediamo un po', carta finale di questa seconda stesa. L'imperatore di nuovo, l'imperatore. Superando i tuoi dubbi riguardanti tante diverse cose, non solo a livello emozionale, con l'imperatore tu metti ordine in quelle aree della tua vita dove volevi mettere ordine. Un controllo totale, un controllo su che cosa però? Sulla base del tuo splendore, la gloria, l'intelletto. E gli altri ti seguiranno, ti vedranno come esempio per una decisione presa sulla base del tuo splendore interno, sulla base dei tuoi talenti. Prenderai decisioni sulla base dei tuoi talenti anche se la tua mente razionale ti fa dubitare. D'accordo? Ok. Andiamo a vedere adesso qual è l'archetipo di questa stesa. L'archetipo di questa stesa. Sirvienta, godere servendo gli altri con libertà e con un cuore pieno d'amore. Guarda, tu servirai il prossimo, cioè ti darai il dare, no? Il darsi con un cuore pieno d'amore senza farti ostruire dalla mente. Se vuoi dare qualcosa a qualcuno, lo farai senza farti soggiogare dalla mente e gli altri guarderanno la tua luce risplendere perché tu ti sai donare. Il fulcro di questa stesa è il fatto che tu ti saprai donare la tua luce agli altri e ne beneficerai. Ok, vediamo come approcciarti a questo evento straordinario con la carta dello sciamano. La croce andina, farai qualcosa che non hai mai fatto. La croce andina mi dice non devi andare né a nord né a sud né a est né a ovest, devi andare al centro.
il centro è il salto quantico. Farai qualcosa, 2 di nuovo ragazze, 2, 2, 2, 2, 2. Allora, mi stanno parlando della dualità. Con questa cosa, questo evento straordinario, mi trascendi la dualità. Cosa vuol dire trascendere la dualità? Andare al di sopra del bene e del male, non avere giudizio, questo è brutto, questo è bello. Questo a livello generale. Ma seguire non l'etica morale, ma l'etica naturale. L'etica naturale ha a che fare con l'etica della bellezza, con la tua natura selvaggia, con l'istinto selvaggio. Qua c'è una figura nuda, che segue il suo talento, questa sfera magica, nuda che segue il suo talento. Allora ti dice, fai risplendere i tuoi talenti, non avere il dubbio della mente razionale, della dualità 2-2-2-2, fai risplendere i tuoi talenti, perché l'evento straordinario è proprio come base, come comune denominatore a questa stesa, il fatto che tu farai risplendere delle tue doti al di là del giudizio mentale tuo. E supererai anche i 2-2-2, la dualità, i dubbi che ti arrivano dalla mente razionale. E questo ti porterà ad essere luce anche per gli altri. Laddove gli altri seguono tanto la mente razionale, l'iperrazionalismo, darai tu uno spiraglio di luce per come si può fare oltrepassare i limiti della mente razionale. Darai questa rivelazione agli altri, non solo ti arriva a te, essendo grata e felice di farlo. E così servirai il prossimo. Ragazze mie, questa è una stesa Buddha, una stesa del Buddha. Non aggiungo altro evento straordinario veramente, straordinario veramente. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante del fiocco blu o anche la variante del fiocco blu. Andiamo a vedere questo evento straordinario nelle prossime 72 ore. Allora, partiamo col Regno della Chiara Luce e gli Angelion per vedere l'energia di questo evento straordinario. Allora, Regno della Chiara Luce, vediamo un po'. Che energia ha questo evento straordinario per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocco blu o anche il fiocco blu? Caduta la sola, vabbè, lasciamocela. Angelion. Che energia ha questo evento straordinario? Che energia porta con sé? Allora, vediamo un po'. Evento straordinario, che energia porta con sé? Compassione, forma, vita madre. Sai accogliere, sii disponibile e sempre aperto al possibile. Vastità, sincronicità. Qualcosa che stavi aspettando. Madre, questa è come se fosse la regina di coppe, no? Qualcosa che stavi aspettando mi arriva fortissimo e soprattutto che ti sei lasciata proprio fluire alle tue emozioni, stai lavorando benissimo su di te, sei aperta a qualcosa di... è sempre aperta al possibile, dice, no? È come se stavi aspettando qualcosa. Qua c'è una donna ad occhi chiusi. Guarda, hai lavorato molto bene su te stessa o su te stesso, ti fluisce le tue emozioni, l'energia di questo evento è qualcosa che stavi aspettando non con trepidazione, ma ti sei lasciata fluire, hai detto sia fatta la tua volontà. Bellissima energia, vediamo da che energia è accompagnata. Spazza via tutto, lascia andare tempo, caos necessario, perdono. Qua c'è perdono e comprensione. Interessante. Caos necessario, perdono. Allora, io ti dico una cosa, prima di tutto, l'evento eccezionale è qualcosa che non ti saresti mai aspettata, è di accogliere una tua fragilità.
come vi ho spiegato in un post su Instagram, Taromantic21, le tue tutto quello che la tua mente razionale giudica fragilità, incompiutezze, sono i tuoi più grandi talenti e doni, perché vengono dal karma. Tutto quello che la tua mente razionale giudica fragilità, incompiutezze, mancanze, sono gli espedienti del karma. E quindi è come se tu avessi integrato queste tue fragilità, perché su quel post, se non sbaglio, vi ho scritto che la via dell'illuminazione non ha a che fare con qualcosa che devi raggiungere. Tutto è già qui adesso. Devi togliere i veli della mente che ti impediscono di vedere cosa, di vedere cosa. Che quello che la tua mente razionale giudica incompiutezze, fragilità, da nascondere, da obiettare, sono i tuoi doni, i tuoi talenti. Questa è l'energia di questo evento straordinario. Fammi vedere, fammi vedere. Allora, mettiamoci altre carte, altri oracoli. Qual è l'evento straordinario che sta per accadere nelle prossime 72 ore partendo da questa energia? Il cactus cornuto, intraprendenza. Qualcosa che ha a che fare con la tua resistenza, con la forza che hai avuto nel resistere a qualcosa, nel non darti per vinta o per vinto. Perché sapete, il cactus cresce nei deserti, no? Senza acqua, ma con l'acqua che c'è nelle profondità. Tu hai tratto dalle tue profondità la linfa necessaria affinché ti ingrandissi in coscienza. È come se la realtà 3D ti avesse messo davanti tantissime prove e tu le avessi superate egregiamente, traendo dalle tue profondità i tuoi più grandi tesori, proprio come fa Perseo quando, per prendere gli strumenti per uccidere Medusa, va nel regno di Ade e prende gli strumenti, cioè nelle sue profondità va. Il regno di Ade è una metafora, no? Cioè va nel regno di Ade, nelle sue profondità, negli inferi di se stesso, non ha paura di affrontare i suoi inferi, cioè le sue profondità, e là trova i tesori che gli permettono di sconfiggere Medusa. Questo mi dicono. Cos'altro? Questo evento straordinario. Sogno invernale, periodo di gestazione. Guarda, allora, è chiaro. L'energia di questa stesa ha a che fare con qualcosa per cui tu hai integrato il coraggio di saper attendere ciò che ti spetta, il coraggio di saper attendere ciò che ti spetta per diritto divino, il coraggio di quando pianti un germoglio, quando pianti un semino e lo innaffi, prima che nasca il germoglio ci vuole un certo tempo, no? Come tutte le cose in natura c'è un tempo per ogni faccenda sotto il cielo, diceva Gesù. È come se avessi acquietato la mente razionale e stessi portando in grembo dentro di te quella pazienza, quella compassione per tutti gli eventi che ti sono stati mandati dalla tua anima, affinché tu sviluppassi il tuo talento di femminile. Il talento del femminile, la compassione, la reciprocità, il darsi, e il darsi agli eventi, qualsiasi evento sia. Per molti di voi è un evento che si manifesta in queste 72 ore, per cui avete già fatto tutto questo lavoro. Per altre è un evento che ha a che fare con la tua nuova concezione di intendere gli eventi, che gli eventi sono enti, entità, divinità, dei, spiriti, che sono voluti dal tuo karma, e quindi sei sempre tu a crearli in qualità di anima, non in qualità di soggetto dell'io. E quindi tu è come se integrassi il potere di accogliere ogni evento che ti capita come un dio, acquisendone il potere e la forza. Ok, andiamo a vedere ancora l'energia di questo evento straordinario. Giano, comunicazioni. Giano sono le comunicazioni. Qua c'è la chiave, il dio che tiene la chiave. Comunicazioni chiave, che hanno a che fare con tutto quello che abbiamo detto, la tua intraprendenza nel
accogliere gli eventi in qualità di forze divine. Ok, andiamo a vedere subito di cosa si tratta, allora. Vediamo. Ci mettiamo questi. Vediamo un po'. Allora, di cosa si tratta? Qual è questo evento straordinario nelle prossime 72 ore? Evento straordinario nelle prossime 72 ore. Queste comunicazioni, vediamo, evento straordinario nelle prossime 72 ore, variante del fiocco blu. Quattro di denari, 10 di denari e gli amanti. Re di bastoni, il 2 di bastoni. Allora, mi parlano di due cose, Hai saputo attendere per avere una stabilità o familiare o di casa o di lavoro e quindi verrai ricompensata per questo. Vedo una serenità raggiunta sotto il profilo di casa, di famiglia o di stabilità. Vedo che grazie a questa stabilità raggiunta in casa, famiglia o stabilità si apre un nuovo cammino per te, un nuovo cammino che ha a che fare con delle scelte sulla base della tua finalmente ritrovata stabilità e serenità o economica o di casa o di famiglia. Ok. Poi c'è anche l'amore però. Qua c'è una persona forse che stavi aspettando da tempo o stavi aspettando che era a distanza, che ti darà amore. Vediamo un po' qual è l'energia degli amanti. Il 6 di denari, sì. Allora, qua c'è una persona che vuole intendersi con te. O una persona che stava a distanza, ti osservava, tu osservavi questa persona, vuole intendersi con te e fare dei piani insieme che abbiano a che fare con una maggiore stabilità. Casa, famiglia, qualcosa che ha a che fare con maggiore stabilità. Una sensazione di ritrovato benessere e armonia interno, qualcosa per cui tu hai lottato, non stavi lì con le grinfie, ma arriva proprio perché hai lasciato, hai mollato la presa relativa all'insoddisfazione mentale di vedere subito le cose, e qualcosa qui si creerà col tempo, più di quello che vedrai adesso in questi 3 giorni. Una persona che vuole intendersi con te, che ti dà ciò che meriti, va bene? Qual è l'energia del 2 di bastoni? Asso di spade. Ricevi comunicazioni che stavi aspettando da tempo da parte di una persona o che era a distanza per lavoro o che aveva delle responsabilità, o comunque comunicazioni da parte di una persona che riguarda, qua mi parla di casa, di stabilità, anche quindi di lavoro può essere, ok? Quindi ricevi comunicazioni che stavi aspettando da parte di qualcuno che riguardano o la casa o la stabilità o l'economia. Queste comunicazioni portano ad avere un equilibrio che stavi aspettando da tempo e che ti portano maggiore serenità e maggiore stabilità. Mi può parlare d'amore, mi può parlare di una persona sull'ambito lavorativo che stavi aspettando una comunicazione che determina, è come se ti dessero l'opportunità di sapere quanto vali. L'intraprendenza, hai dato tanto per questa cosa, mi stanno dicendo, d'accordo? Quindi fammi vedere qual è l'energia del re di bastoni nei tuoi confronti. Il sole, sì, notizie felici in arrivo. Notizie felici, quindi un evento straordinario nelle prossime 72 ore, sono notizie felici che stavi aspettando, che riguardano la stabilità, la casa o l'amore. Una persona che ti dà ciò che meriti sia dal punto di vista lavorativo o qualcosa, un ente che ti dà ciò che vuoi dal punto di vista ciò che merita da un punto di vista economico lavorativo, anche delle entrate di denaro che stavi aspettando, notizie riguardanti questo che te le dà una persona,
e che tu stavi aspettando, qua qualcosa che stavi aspettando, notizie felici che stavi aspettando, ok? Vediamo al positivo per te, energia positiva. 5 di denari, energia positiva. Se hai vissuto un periodo di mancanza da un punto di vista economico, materiale o emozionale, lo metti definitivamente alle spalle. Quindi la notizia straordinaria è proprio una sensazione di mancanza, di penuria da un punto di vista o economico o emozionale, te la metti completamente alle spalle, perché arrivano comunicazioni o anche delle entrate, delle notizie che ti fanno felice, che stavi aspettando da parte o di una persona a livello amoroso, o di una persona in ambito lavorativo, o di un'altra persona, riguardanti notizie per una casa, notizie di una stabilità, notizie di un'eredità, notizie di qualcosa che ti fa felice. Da una situazione di penuria passiamo a una situazione di felicità. Vediamo qual è la carta negativa. 9 di bastoni. Eri molto stanca di questa cosa, stavi un po' stanca, finalmente ti puoi rilassare, mi dicono. Ok, andiamoci a vedere ancora sulla dove stanno le altre carte che volevo mettere? Queste. Vediamo notizia su questa notizia, questo evento straordinario, perché vedi, queste sono le domande che ti stavi facendo. Non è per voi. Yang, al che, ok, chiaro. Stavi perdendo le speranze in qualcosa che è relativo a quello che ti ho descritto. Ti stai facendo delle domande, dicevi ma non è per me questa cosa, arriva, non arriva. Yang, manifestazione. Quindi è proprio l'evento straordinario nelle prossime 72 ore. Manifestazione di queste comunicazioni che riportano equilibrio sotto un profilo emozionale, economico, lavorativo, di casa. Yang, manifestazione di questo. Adesso voglio andare ancora più a vedere qual è la tua energia rispetto a questa situazione, ancora nel dettaglio. Allora, mettiamo la tua energia ancora, voglio andare nello specifico. Qual è la tua energia rispetto a questa situazione? 5 di coppe, vedi? Stavi un po' demotivata. 9 di denari. L'8 di denari. Mi parlano di lavoro, ok? Mi stanno dicendo che a livello emozionale potevi essere un po' demotivata. Adesso ti vedo bene. Ti vedo bene, o già stai bene o con quello che arriva starai bene. L'8 di denari, ti vedo al lavoro con delle entrate che arrivano nuove, oppure ti arrivano delle entrate o arriva qualcosa che ti fa mettere al lavoro con passione, e quindi lasciamo una situazione di emozionale un po' particolare, un po' giù di animo, e ti vedo al lavoro, ti vedo contenta, contento di una tua stabilità, o entrano delle entrate secondo me in più che ti permettono di fare qualcosa in più, o ti permette di, o qua c'è un sollevamento emozionale, diciamo. Fammi vedere qual è l'energia del 9 di denari. Della morte. Qua arriva un cambio sotto il profilo psicofisico tuo, sia a livello di stabilità con i denari psicofisico e a livello economico e lavorativo. Arriva un cambio. Alcuni di voi decidono di fare un cambio, hanno deciso di fare un cambio, di mettersi in proprio, e qua vi vedo andare bene, avete dato tanto o state in proprio, vi vedo dare tanto in quell'attività, essendo un po' stanchi, magari non ricevendo quello che meritavate. Qua ricevete ciò che meritate. Qual è l'energia dell'8 di denari? 2 di spade. Non vi vedete arrivare questa cosa, non ve lo aspettate ai prossimi 3 giorni, o un'entrata in più, o anche un lavoro può essere per alcuni di voi, comunicazioni che stavate aspettando da parte di una persona di lavoro, non ve la vedete arrivare, e poi vi vedo al lavoro, vi vedo entusiaste, contente. L'energia del 5 di coppe. 7 di bastoni. Qua ci sono stati dei limiti, delle difficoltà a livello lavorativo o di benessere personale che ti hanno demotivato a livello emozionale. Arriva un cambio assolutamente che non ti vedi arrivare, comunicazioni che non ti vedi arrivare, si spazza via tutto per un nuovo inizio. Ok, andiamo a vedere
Quale archetipo domina questa stesa? Quale archetipo domina questa stesa? L'eremitaggio, vedi, sei stata prudente per tanto tempo, ci sei andata piano, è come se un'energia più introspettiva, vedo, no? Un'energia più introspettiva che invece si riversa su qualcosa di più forte adesso. Cos'altro? Quale archetipo? Vendicatore. Allora, mi dicono che è come se non c'è stata giustizia, qua il desiderio di equilibrare la giustizia, rettitudine nel nome della società o del proprio, di ciò che ritieni tuo, no? Allora, che vuol dire questa cosa? È come se stavi aspettando giustizia sull'ambito economico, lavorativo, familiare, denaro, stavi aspettando giustizia su questo. E qua ce l'avrai. E qual è il resoconto di tutto? Sanazione, il sanatore, sanazione, sì. C'è una sanazione di tutte queste dinamiche, uno sblocco di situazioni a lungo protratte. Ok. Cos'altro ci dice su questa stesa, sull'evento straordinario che sta per accadere? Iniziativa imprenditoriale, sì, si tratta di lavoro o di ciò che ha a che fare con dei progetti tuoi. Se stavi aspettando per esempio un prestito, qualcosa, arriva, va bene? Stavi aspettando comunicazione rispetto a tutto quello che abbiamo detto, la giustizia rispetto a ciò che abbiamo detto, ok? Arriva in queste 72 ore. Credi in una nuova idea imprenditoriale o in un'opportunità di carriera e vai fino in fondo. Ti vedo andare fino in fondo grazie a questa cosa che arriva, ma soprattutto ci sei andata o andato fino in fondo. Ecco perché arriva l'opportunità che tu non ti vedi arrivare, eh? Ok. Vediamo un po' altri consigli per te in questa stesa. Villano, sempre è possibile riscrivere la storia. Molte di voi non si vedono proprio arrivare quello che vi ho detto, perché eravate anche, a volte avete perso un po' la pazienza, un po' eravate stanche o stanchi. È possibile riscrivere la storia. Riscriverai la storia. Vediamo ancora. Albero, lascialo andare. Sì, vi siete stancate di molte cose inerenti alle cose di cui abbiamo parlato e c'è un cambio repentino, è un prima e un dopo qua. Pozione magica, ricorda di praticare il tuo amor proprio, grazie a quello che accade, ma soprattutto accade perché tu hai praticato il tuo amor proprio, c'è una svolta con la carta Young. Voglio andare a fare due altre specifiche qua, voglio metterci la sibilla regionale qua per vedere a livello lavorativo, fatemi capire a livello lavorativo le notizie che arrivano qui a livello lavorativo ancora più specificatamente. O rispetto comunque sia ai denari, sono lavoro, casa, stabilità. Sì, sì, guarda, trionfo, soddisfazione, arriva una soddisfazione, un trionfo per te. Trionfo, soddisfazione, guarda. Trionfo, soddisfazione. Assolutamente sì. Mettiamo le tre così. Ira, rottura, lavoro. Una situazione difficile si conclude per sempre in questi termini. Una situazione difficile dove c'è stata una rottura, una situazione difficile in ambito lavorativo, qua lavoro si riprende. Qui notizie riguardanti il lavoro, tutto ciò che ha a che fare con la stabilità si riprendono portandoti cosa? Portandoti tanta soddisfazione. Vedi, soddisfazione, fiorimento, l'amante questa è la datrice di lavoro o sei anche tu? Sì, c'è proprio una soddisfazione piena in quest'ambito. Perfetto. Quindi questa è la notizia bomba proprio in queste 72 ore. Vediamo cosa ti dice lo sciamano come consiglio per te in questo. La redenzione dell'anima, sì, c'è una nuova tappa per te. La redenzione dell'anima mi dice che hai integrato molto karma e ti viene dato un premio su questo che abbiamo detto. La redenzione dell'anima, vieni redenta da un punto di vista della personalità e ti arrivano delle cose che ti daranno molta soddisfazione. Va bene?
Ok, quindi ragazzi miei, ragazzi, sono felicissima di avervi dato questa notizia, tanto poi mi farete sapere. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.